guardando la Juve di Tudor, la- ah, proprio adesso, cioè, tasto rec, segna il Lecce. Vabbè, non resetto quello che era il mio giudizio e quello che stavo per dire, no? Ordine, non parlavo di ordine tattico, ma di ordine nelle scelte, nella chiarezza dei concetti di gioco, ordine nel... anche per dirne una, no? Fino all'altro giorno non sapevamo neanche chi fosse il capitano della Juventus. Se c'era un giocatore che faceva bene una gara, nella partita dopo te lo potevi trovare in panchina. Invece nella Juventus di Tudor, ancora Paschirotto tra l'altro, eh. Sempre Paschirotto, no? Due gol di consecutivi. In questo finale ci sarà bagarre, ragazzi. Mi toccherà anche vederlo intensamente insieme a voi. No, cerco eh, di portarmi avanti perché poi mette una vita a caricare, elaborare, quindi non voglio far sì che vi arrivi troppo tardi il video, ecco perché sto provando un pochettino ad anticipare, ma sì, 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 e questo è quello che volevo dire prima di ogni cosa, sul pezzo, una Juve sul pezzo, nonostante poi nel finale un po' meno, no? Perché questo gioco di Tudor, secondo me, ti porta a consumare, a spremere le varie energie di giornata e poi nel finale magari perdi un po', no? Nella seconda parte la squadra non riesce a mantenere quel livello. E parliamo, è come se lo facciamo, signori miei. Prima, come al solito, vi invito a spolliciare verso l'alto, a iscrivervi per seguire i prossimi contenuti. Din don la campanellina e grazie, signori miei, grazie. Eh, a proposito di scelte, no? Abbiamo capito per esempio che un giocatore come Ildiz, prima lui e poi tutti gli altri in campo, è il ragazzo, no? Anche se è giovane, anche se poi sto termine giovane, vabbè, lasciamo stare. Eh, gioca, gioca, poco da dire, Locatelli in mezzo al campo, anche Kelly dietro. Attenzione perché questo finale sta rischiando un po' troppo adesso, no? Adesso gli è venuto un po' il braccino. Anche perché, sai, poi i fantasmi possono sempre riaffiorare. Non è che è una Juventus che viene da una stagione brillantissima. Quindi nel momento di difficoltà, sei sul 2-1, meno energie, sai, ti passa per la testa quello che già hai vissuto in altre gare. Quindi attenzione perché questo Lecce che si sta giocando la salvezza, tra l'altro con il Venezia che ha battuto, sì, il Monza, ma ha battuto e quindi con le unghie e coi denti queste partite sono difficili. Tante volte il calendario lo giudichiamo per squadre che magari si affrontano di metà o a metà alta classifica, ma una squadra di metà classifica è secondo me molto più abbordabile oggi della squadra che invece deve lottare con le unghie e con i denti per salvarsi. Comunque, siamo nel recupero. Ehm, il concetto di gioco che più mi aggrada e che più abbiamo visto è quante volte magari la Juventus va per corsie esterne e poi aspetta l'inserimento dei centrocampisti oppure anche dei braccetti. Quante volte ho visto Kelly, no, buttarsi dentro o l'ha fatto anche Locatelli col velo per Vlahovic, lo ha fatto tante volte, l'ho fatto tante volte quest'oggi la Juventus che gioca un calcio secondo me molto molto propositivo, lo dicevo anche con la Roma, va ad attaccare con tanti uomini e questa è la terza gara di Tudor, no? Quindi secondo me era difficile, molto difficile chiedere di più. Mm, solo nel finale, in questo finale un pochettino sono venute meno, sì, le energie, però anche alcune scelte, no? Thuram che va a perdere quel pallone in mezzo al campo, forse segno di troppa, non lo so, sicurezza in quel caso, quindi c'era stata l'avvisaglia. Poi arriva questo gol
su palla inattiva, dove pare che lui abbia scelto le marcature, la marcatura zona, chiara volontà dell'allenatore, e oggi per esempio non ha pagato. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto, signori miei, quindi al netto di tutto questa è sarebbe, bisogna per forza di cose utilizzare il condizionale, sarebbe una vittoria troppo importante per la Juventus, perché ti permetterebbe innanzitutto, come dicevo prima, di viverla innanzitutto con più tranquillità, perché poi con lo scontro diretto di domani tra Bologna tra Atalanta e Bologna, la Juventus per forza di cose, vincendo, recupera punti a una delle due squadre, se non a entrambe. Per forza di cose oggi con una vittoria avrebbe centrato, finisse oggi il campionato, il piazzamento Champions. Quindi oggi, al di là poi di tutti i discorsi, conta vincere, soprattutto perché non lo si è fatto in altri momenti della stagione. È riuscito a far segnare anche Cup Miners Tudor. Attenzione a questa fase finale, non concede il fallo su questo scontro. Chi era? Kelly? No? Ed è finita allora se non concede fallo. Se la ride. Questa è l'ultima azione praticamente. E rimane là, secondo me non lo so. È riuscito a far segnare Cup Menes, cioè sta rivitalizzando alcuni giocatori che erano nettamente indietro. Cup Menes, penso anche allo stesso Nico Gonzalez, ancora una volta scelto, ancora una volta premiato. Vlahovic, giocatore tanto 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 discusso, e adesso concludiamo su Vlahovic, perché è un discorso che voglio approfondire e che è l'unica cosa che ci è rimasta, ma sto aspettando praticamente il triplice fisco con il Lecce che si sta buttando con tutti gli uomini. Vediamo questo lancio lungo, la palla in aria, Savona la butta via, palla. Che succede? Oh, che tiro! Murato dallo stesso, forse, non so se Rebic o chi, murato dallo stesso giocatore del Lecce, dovrebbe essere finita. Assolutamente. Vittoria importante, come dicevo, questa per la Juventus. Tasto stop. Juventus con qualche sofferenza nel finale vince 2-1 ed entra sicuramente in zona Champions per una notte terza, ma lunedì è sicura di essere nelle prime 4 per il momento. Vabbè, il discorso che facevo prima, non ci interessa una mazza. E il discorso Vlaovic, per concludere. Vlaovic, lo si critica e lo si sta continuando a criticare aspramente perché non segna, perché non trova la porta. Però ha tante situazioni per tirare. Questo è importante oggi. Cioè che l'attaccante della Juventus tocchi tanti palloni in aria. Questo è un aspetto importantissimo. E magari oggi non segna, però 2 assist, no? Fa la giocata giusta, sia su Cup Mainers sia per Ildiz, tra l'altro un'ottima azione. Quindi il fatto che l'attaccante della Juventus tocchi tanti palloni e tanti di questi in aria è un aspetto che va rimarcato positivamente. Poi, per discutere il valore del giocatore, attendiamo, perché Vlahovic ha bisogno anche di un certo reset, no? Visto che era stato totalmente accantonato dal precedente allenatore. Invece anche qui c'è una continuità. Sappiamo, ecco, quando ritorna al discorso di ordine e anche disciplina. Ordine perché l'attaccante della Juventus di tutto è Vlahovic, punto, stop. Poi magari subentra anche Colomani, però anche in questo caso, ripeto, i giocatori iniziano a acquisire delle certezze. Prima ne avevano davvero poco, adesso si iniziano a incrementare. E ribadisco, forse la nota più importante di tutte, anche oggi, al discorso dell'intensità che va aumentato va moderata o comunque distribuita nella partita. L'aspetto più importante, ribadisco per quanto me ne vede, è che l'attaccante tocca tanti palloni e lo fa in aria. Questo alla lunga secondo me premierà, in realtà sta già premiando, perché comunque Tudor 3 partite, mi sembra 7 punti, 2 vittorie e un pareggio. Va bene, va assolutamente bene così, credo, o no? O sbaglio?
E niente, questo è il mio giudizio, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Nischio.